Ciao ragazzi, sono Elissa e benvenuti o bentornati a Accent Coaching with Elissa, il canale dove vi insegno a parlare l'inglese in modo più naturale, più chiaro e più da madrelingua. Se non lo sapete, ho fatto un nuovo account su Instagram e su TikTok. Anche questo canale non si chiama più It's Elissa Not Elissa, si chiama Accent Coaching with Elissa. It's Elissa Not Elissa esiste ancora, però è diventato il mio profilo personale che troverete su Instagram e TikTok. Però la pagina Instagram e TikTok che sono collegate a questo canale adesso si chiamano Accent Coaching with Elissa. Ho deciso di dividere questi profili perché voglio fare troppe cose, è troppo complicato. Oggi rispondiamo a un po' di commenti, un commento in realtà che ho ricevuto sulla mia pagina TikTok, dove ho ripostato un video, perché sto ripostando i video dal vecchio profilo e mettendo tutto sul profilo nuovo, dove ho parlato della pronuncia della parola o il posto, la città di Ottawa. La O si pronuncia così, la T così, la A così, eccetera eccetera. E ci sono delle persone che si sono arrabbiati tantissimo e questo non è un video tipo io rispondo alle persone che mi odiano, queste cose qui, haters. Non è quello l'obiettivo, però il fatto è che ci sono tante persone che pensano queste cose, perché non è un commento, sono tanti commenti e magari sono persone che non sanno quello che dicono, ma comunque è una cosa molto interessante. Quindi adesso vi spiego quello che ha detto. In questo commento parla della mia pronuncia, il modo in cui parlo italiano, quindi adesso guardiamo un po'. Allora, questa persona dice: ma perché bene in italiano invece di bene? Se mi seguite da un po' sapete che ho vissuto diversi anni a Fano e mio marito è fanese, quindi diciamo che più passa il tempo, più il mio accento si avvicina alla sua pronuncia, al suo accento, che sarebbe un accento quasi romagnolo, perché se sapete dove è Fano, praticamente c'è Fano, Pesaro, poi siamo già in Emilia-Romagna, quindi l'accento che c'è non è proprio un accento marchigiano, è più che altro romagnolo, quindi forse per questo che sentite l'accento che ho. Infatti tante persone mi hanno detto che parlavo in modo più neutro prima e che adesso parlo più con un accento regionale, però vabbè, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Comunque ho risposto: lo so, non parlo in dizione. Lui risponde: e perché siamo più attenti alla pronuncia delle parole straniere e non a quelle italiane? Ok, ma non so se è capito quello che succede qui, perché io sto insegnando l'inglese, sto insegnando la pronuncia inglese. Io non sto dicendo con questi video dove insegno la pronuncia che le persone che guardano i miei video devono dire queste parole in questo modo quando parlano in italiano, perché può essere un po' strano, nessuno capisce, e quindi io non sto assolutamente dicendo questo. Io sto dicendo che se vuoi imparare l'inglese, se vuoi avere una pronuncia più chiara, più naturale e anche un po' più da madrelingua, ecco come si fa. Sono qui per questo. Io ho risposto: a parte che non sono italiana, non è la mia lingua madre. Ho detto che questa è una pagina in cui, nel senso, io insegno l'inglese su questa pagina, non sto insegnando l'italiano, sto insegnando l'inglese, quindi non so manco cosa c'entra la mia pronuncia in italiano. Non c'entra niente, nel senso, ci sono tante persone che insegnano una lingua, magari parlano nella lingua delle persone che stanno guardando, come faccio io spesso. A volte insegno in italiano ma sto insegnando l'inglese e ci sono tante persone che hanno un accento molto forte. Come dire, direi, io non ho mai detto di essere perfetta, non ho mai detto di, come dire, che parlo come una madrelingua, non ho mai detto queste cose. Queste sono cose che hanno detto altre persone, tante persone non sono d'accordo, tante persone dicono: ah, ma si sente subito che sei canadese, o si sente subito che non sei madrelingua. Quindi io non so cosa pensare del mio accento, però quello che posso dire è che penso di aver raggiunto un livello abbastanza decente, abbastanza buono, nel senso non faccio schifo. Quindi, considerando il fatto che ho raggiunto questo livello, mi fa ridere che ci sono queste persone che si lamentano della mia pronuncia in italiano, perché non è un accento che, come dire, come qualcuno che vuole imparare l'inglese vuole imparare un accento proprio strano che non si sente quasi mai. Non è una cosa che ha molto senso, però non direi che l'accento che ho fa schifo, nel senso, secondo me tutti riescono a capire il mio accento, per me è la cosa più importante. Allora, se stessi insegnando l'italiano forse sarebbe un po' diverso, perché forse ha più senso insegnare, diciamo, standard in dizione. Allora, prima di andare avanti, poi vediamo la sua risposta, cosa risponde a questo, ma prima di andare avanti volevo parlarvi un attimo, se siete interessati del mio programma di accent coaching, se no potete andare avanti. Però se stai cercando un accent coach, qualcuno che ti può aiutare a migliorare la tua pronuncia
a farti sembrare più naturale, parlare in modo chiaro, parlare forse anche da madrelingua, perché qualcuno ha bisogno, per esempio se sei un attore, specialmente se sei un attore, un cantante, una persona comunque che deve stare davanti alla telecamera, per tante persone è una cosa importante. Quindi ho un programma di accent coaching che sono lezioni uno a uno, one on one, non so come dirlo, dove ti insegno la pronuncia, il ritmo, l'intonazione, come mettere l'emozione giusto, perché se metti lo stress nella parola sbagliata, poi il messaggio che trasmetti è totalmente diverso. Questo mese ho aperto 3 posti per il mio programma di accent coaching. Se sei interessato, mandami una mail e ti manderò più informazioni. Lui risponde: intanto ti faccio i complimenti per l'ottimo inglese e per l'italiano. Quindi non è quello il discorso, ma piuttosto perché, non essendo italiana, non hai mai sentito l'esigenza di guardare sui dizionari ed imparato come si pronunciano le parole italiane. Cosa ha di diverso l'italiano dalle altre lingue? Nessun giudizio, per carità, solo curiosità. Sta dicendo che devo usare dizione, la dizione, devo usare la pronuncia standard, quello che sta dicendo, perché nel senso l'accento che ho è quasi un accento regionale, nel senso ci sono persone, ovviamente non sarò perfetta, però comunque l'accento che sto imitando è un accento che esiste, non è che è sbagliato. Poi c'è l'italiano standard, che teoricamente l'italiano corretto, ok? Quindi se lo guardiamo da quel punto di vista, tutti gli accenti sono sbagliati, però nella vita reale nessuno parla in dizione. Quindi io ho chiesto, non so se ho capito la domanda, ti sta chiedendo perché uso la mia pronuncia naturale invece della dizione? E dice no, la mia domanda è più semplice: perché si sta attenti alla corretta pronuncia dell'inglese e delle altre lingue e non quella italiana? Un italiano che studia inglese deve imparare la corretta pronuncia delle parole come fai vedere tu, ma se si impara l'italiano non va fatto lo stesso? Chiedo. E ho detto basta, devo fare un video. Io non sto insegnando l'unica pronuncia corretta in inglese, perché l'inglese è una lingua diversa. In inglese non abbiamo una pronuncia corretta, perché ci sono diversi tipi di inglese. C'è l'inglese canadese, l'inglese americano, che sono quasi uguali, c'è l'inglese britannico, c'è l'inglese scozzese, irlandese, neozelandese, si dice Nuova Zelanda, neozelandese, c'è l'inglese australiano, c'è l'inglese sudafricano. Quindi ci sono tanti tipi di inglese, tante pronunce, tanti accenti, e non ce n'è solo uno, magari ce n'è uno che è un po' più neutro, ok? Che sarebbe più o meno come il mio accento, è un accento molto neutro, a parte qualche parola che comunque posso cambiare, non è un problema, perché sono canadese, che se non mi conoscete, sono cose piccole, più o meno l'accento che ho è abbastanza standard. Se lo guardiamo in questo modo, non è che sto insegnando una pronuncia strana che non si è mai sentito. Quasi tutti gli americani e i canadesi dicono queste parole in questo modo, quindi non è una cosa strana, non sto insegnando una cosa che non dice nessuno. Però se io devo parlare in dizione, a parte il fatto che anche gli italiani fanno fatica a fare questa cosa, nel senso gli italiani vanno a fare i corsi, a fare lezioni per imparare dizione, quindi praticamente mi sta chiedendo di fare una cosa che non è impossibile, nel senso secondo me ce la farei. Come dire, prima di tutto cosa c'entra? Seconda cosa, trovami un italiano che parla in dizione nella vita reale. Capisco che sto facendo un video su internet, però non sto insegnando l'italiano, non sono italiana. Teoricamente è la mia terza lingua che ho iniziato ad imparare da adulta, perché avevo 19 anni. Poi vabbè, queste sono persone che chissà questa persona cosa sa delle lingue, però il fatto che dà fastidio a queste persone, il fatto che dico bene invece di bene, come dire, non è che sono l'unica, non è che ho detto una cosa che dicono in madrelingua inglesi e solo noi, e quindi è una cosa sbagliata, nel senso ci sono tante persone che parlano in questo modo. Però ci sono delle cose che potrei cambiare, ma non so se sarebbe strano, perché io so per esempio che potrei dire bene invece di bene, potrei dire finalmente invece di finalmente, potrei dire pensiero invece di pensiero. Io conosco queste regole, ok? Ci sono un po' di regole che conosco: zucchero invece di zucchero, zio invece di zio. Però perché? Perché lo devo fare? Non lo so, nel senso sarebbe anche interessante vedere se ce la faccio. Fatemi sapere voi. Quindi io ho tante domande per voi. Come vi sembra il mio accento quando parlo in italiano? Riuscite a sentire che sono madrelingua inglese? Riuscite a sentire almeno che non sono madrelingua? Perché è la pronuncia, è la cadenza, sono le cose che dico, perché a volte uso
queste strutture un po' strane, che forse si nota di più perché avendo una pronuncia abbastanza accurata si nota di più quelle cose, diciamo. Secondo voi dobbiamo tutti parlare in dizione? È una cosa realistica? È una cosa realistica aspettare questa cosa da me che, come mi dice sempre il mio amico Marco, non sarei così lontana, nel senso ce la farei dato che comunque non è la mia lingua madre, quindi cambiare il modo in cui parlo italiano non sarebbe forse così difficile come per un italiano, perché non è che sto facendo finta, però dato che non sono nata con questa pronuncia, può anche essere un po' più facile per me non lo so, forse. Quando qualcuno parla con un accento, diciamo, regionale, secondo voi è sbagliato o no? Comunque, il fatto che io vi insegno non a parlare, io aiuto anche le persone a parlare proprio da madrelingua, con una pronuncia perfetta, senza errori. Però comunque, nei video io sto semplicemente dicendo si pronuncia così in inglese. Se volete essere capiti, è più come dire, avete più probabilità di essere capiti se usate la pronuncia corretta, come dire, è così. Non sentendo mai la dizione, non mi viene in mente, avrei detto in mente, ma per voi ho detto in mente, come si dice ogni parola, perché se ci sono delle persone che adesso non mi vengono in mente i loro nomi, ma ci sono delle persone che seguo, che insegnano un po', fanno un po' di video sulla dizione, se anche loro devono fare sti video, perché è talmente difficile che devi studiare e fare corsi e corsi e corsi per insegnare per imparare a farlo nel modo giusto, non capisco perché lo devo fare io. Però comunque potrei anche cambiare qualche cosa. È un'altra domanda: sarebbe strano cambiare quelle piccole cose nel mio italiano, nel senso, quando faccio i video dire bene invece di bene, dire pensiero invece di pensiero e queste cose qui? Fatemelo sapere, che sono molto curiosa. E ricordatevi che se volete entrare nel mio programma di accent coaching, per questo mese ci sono ancora 3 posti e quindi potete mandarmi una mail se volete più informazioni. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok, e quelli sono profili nuovi, nel senso li ho iniziati da quando sto filmando questo video, tipo 2 settimane fa, no, forse 3 settimane fa. Sono account proprio nuovi, freschi, quindi apprezzerei molto il vostro supporto. Se volete darmi un aiuto potete seguirmi, mettere un mi piace, lasciare un commento. E comunque direi che sto abbastanza attenta alla mia pronuncia in italiano. Direi che mi sono stata abbastanza ossessionata con la mia pronuncia, che io sto molto attenta, però dipende se vogliamo un accento regionale o un accento che qualcuno dice che è finto, dizione, capisci? Ci sono diversi modi per vedere questa cosa, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Ok, va bene, basta, ho finito di parlare. Mi siete mancati, che bello fare un altro video su YouTube e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!